Ciao ragazzi, un benvenuti a tutti dal vostro Luca Talan. Come state? Tutto bene ragazzi? Oggi andremo a parlare dell'aggiornamento che è uscito. Purtroppo, solita delusione di Konami, a parte qualche piccola fesseria, nulla di così eclatante e particolare. Comunque adesso andremo a vederlo insieme e scopriremo esattamente nel dettaglio di che cosa si tratta. Prima di andare avanti vi ricordo sempre dell'affiliazione con Amazon e Digamivo, due piattaforme. Amazon la conosciamo tutti, che passando dal link appunto che trovate in descrizione avete accesso praticamente al canale senza spendere nulla di più, insomma nemmeno un centesimo per poter fare i vostri acquisti, ma semplicemente supporterete il canale, mentre Gamigo è una piattaforma videoludica che, come ormai ripeto in tutti i video, vi permette di acquistare a dei prezzi veramente ridotti tutti i prodotti appunto videoludici che vi interessano. E a inizio video avete visto c'è anche il codice sconto, quindi veramente interessante. Questa ragazzi che vediamo qui in alto, Arsenal Epic, e sono praticamente dei giri gratis che ci darà il gioco, poi ci andremo in ordine. E l'altra cosa diciamo interessante è questa campagna di ripristino dei punti, quindi ribuildare i giocatori. Però andiamo in ordine ragazzi, iniziamo da qui con gli eventi di quelli appunto online, dove praticamente questo è un evento coop, ci dice che cosa ci darà praticamente, sono questi premi, quindi 20.000 GP, 20.000 GP, 10.000 punti ESP, quest'altro appunto ce ne dà a 5.000 punti un altro diciamo preparatore abilità, però ragazzi io coop non mi piace, quindi lo salterò sicuramente. Questo invece ragazzi è un evento da fare con Squadra dei Sogni per appunto la campagna di 750 milioni di download. Questo invece ci dice che c'ha delle condizioni, quindi bisogna mettere 23 giocatori di queste squadre, quindi Lega inglese fondamentalmente, qualche squadra italiana come possiamo vedere, anzi quasi tutte, Lega spagnola e francese, e anche il Bayern Monaco vedo lì in basso, quindi molto interessante. Poi questo invece è Turkish, qui ragazzi dobbiamo sbizzarrirci con i giocatori della Lega turca. Per chi è amante di questo campionato, questo è l'evento che fa per lui, e con diciamo premi programma aggiunta abilità. English Club ragazzi, qui condizioni, quindi condizioni Lega inglese, bisogna mettere giocatori della Lega inglese ragazzi e basta. E anche qui ci dà monete, poi preparatori abilità praticamente nelle sfide dopo. Questi invece ragazzi sono contro l'intelligenza artificiale, quindi eventi offline, non c'è nessuna condizione in questo caso e ci dà 30.000 GP la prima volta, poi 10.000 punti ESP la seconda. European Clubs, questo invece ci dà praticamente dei bonus aggiungendo appunto giocatori di queste squadre fondamentalmente, quindi Lega inglese, italiana, quindi Serie A, spagnola e francese, e il Bayern Monaco, quindi ci dà 30.000 GP, 10.000 punti ESP e basta. Però ragazzi non so se lo farò. Questo invece è un evento della Lega turca, dove ci dà anche qui dei bonus aggiungendo dei giocatori di queste squadre, anche se io non ne ho, dove alla fine c'è la corda al buio. Questo forse potrebbe essere più interessante anche da far giocare magari direttamente al PC in automatico, quindi senza dover stare nemmeno noi a fare le partite, magari a tempo perso, anche se io mi sto concentrando di più sul campionato. Questo invece ci dà il programma aggiunta posizione, questo potrebbe essere interessante. Anche qui non c'è nessuna condizione particolare, se non quella di, se vogliamo guadagnare dei punti bonus, mettere giocatori della Lega inglese fondamentalmente, ci dà 30.000 GP e poi l'aggiunta posizione. Quindi questi sono gli eventi, diciamo le novità degli eventi. Il campionato, come potete ben sapere, siamo retrocessi di 2 classi perché siamo arrivati a una manciata di punti alla divisione 1, ma questa season l'abbiamo centrata, quindi in divisione 2 siamo retrocessi in 4, si retrocede sempre di 2 vi ricordo.
Poi ragazzi andiamo avanti praticamente con le missioni, c'è un nuovo pass partita, tra l'altro scontato ragazzi, quindi al modico prezzo di solo 250 monete ragazzi vi potete portare a casa il pass extra con, insomma potrebbe essere interessante ragazzi questa cosa, a parte gli scherzi, perché comunque 250 monete ce ne ridanno, vediamo un pochino, quindi 50, 100, 150, 200 ragazzi potrebbe essere molto interessante a livello comunque perché costa poco. C'è un pass premium anche che però non vi consiglio, anche se sono 500 monete, perché comunque ho visto poco di più rispetto all'extra, però risparmiate se non altro qualche monetina, poi vedete voi chiaramente, nel senso, se avete monete che potete spendere, io mi è capitato di prendere anche tutte e due. Chiaramente dipende dalla disponibilità, come in tutto ragazzi dipende dalla disponibilità. Certo è interessante, anche comunque c'è da rinnovo di contratti, vedete un pochino voi. Sono interessanti entrambi, forse il più economico è quello strutturato abbastanza bene, mi sembra l'extra, però anche comunque il premium potrebbe essere molto molto interessante. Inoltre ci dà questo DAB che potrebbe essere insomma molto molto forte. Andiamo avanti ragazzi, gli obiettivi, ci sarà sicuramente qualche news, questa dei 750 download, ok, quindi ci dà questo, completa gli obiettivi, premi riscossi niente, obiettivi della carriera, vediamo se sono aggiornati, no, sempre gli stessi. Andiamo avanti nel negozio ragazzi, punti football, giocatori, vediamo i giocatori, niente, finiti. Però ragazzi io qualche giocatore ogni tanto l'avrei messo nuovo, magari ogni 2 settimane, ogni 3 settimane, invece lì rimangono i giocatori per mesi. Queste ragazzi le ho già prese, questa fondamentalmente ce l'ho già presa qualche mese fa, quindi niente. Oggetti, niente, sempre le solite cose. Quindi nel negozio nessuna news. Pacchetti, vediamo i pacchetti, sempre gli stessi, quindi niente ragazzi, nessuna news diciamo per quanto riguarda questo settore. Andiamo a vedere invece i contratti, perché ragazzi ho visto che ci sono dei giocatori molto interessanti, che tra l'altro io ho già fatto il giro, qui ci dà 2 giri gratis all'apertura del gioco nel pacchetto dell'Arsenal. Ragazzi un'analisi molto veloce almeno su questi 3 signori, sono micidiali. Io Bergkamp non ce l'ho, o meglio anzi forse ce l'ho, però una versione vecchia, non è uguale a questa. Molto molto interessante, ma secondo me ragazzi la carta top di questo pool, quindi se volete fare un sacrificio fatelo per questa volta, perché ragazzi questo Vieira è a mani basse il mediano secondo me più forte del gioco, cioè è dappertutto ragazzi. Io ce l'ho, ho questa versione perché l'hanno riciclata questa carta, è incredibile ragazzi, ve lo trovate dappertutto, è veloce, c'ha tecnica, grande difesa, si butta quindi in mezzo alla difesa per fare a volte il DC, forma incrollabile ragazzi, un mostro, credetemi, se lo prendete veramente avete fatto un grande affare. Guardate ragazzi che carta, cioè è completo veramente ragazzi, così c'è un giocatore completo, infatti secondo me rientra almeno nei primi 3, nei primi 4 mediani del gioco più forti, perché se non lui comunque magari un Rijkaard o pochi altri possono stargli veramente vicino, perché credetemi ragazzi è completo, ha veramente tutto. Anche Gilberto Silva è un grande mediano, hanno 2 carte differenti, una in contesto e una in collante, quindi comunque si muoveranno in maniera diversa in mezzo al campo, però comunque anche lui come collante è probabilmente uno dei più forti, cioè ok, se avete magari già un Fabinho, un Casemiro e vi trovate bene, un Rodri, chiaramente questo c'ha un pochino di differenza secondo me a livello di velocità, perché lui maxandolo bene diventa anche bello veloce, quindi a differenza di un Casemiro che è abbastanza lento, lui abbiamo anche il discorso velocità dalla nostra parte, però ragazzi comunque
secondo me, come già detto, il vero top di questo pool è Vieira. Quindi ragazzi, se trovate Vieira, secondo me potete anche fermarvi per gli altri due, perché il secondo è Gilberto Silva. Bergkamp, ragazzi, mi sembra abbastanza forte, però non lo conosco, non l'ho mai testato, quindi non vi so dire esattamente. Però ragazzi, comunque è un bel pool, ecco, se non altro hanno fatto un bel pool, anche se riciclato. Questi invece, ragazzi, sono i giocatori della settimana, con un Haaland, il solito Haaland. In questo caso è opportunista. Beh, interessante, perché in genere è sempre la pace d'aria. Solito difetto di Haaland, a poco possesso, stretto, quindi ragazzi preparatevi che vi perderà una marea di palloni, come succede a me, perché io non riesco a utilizzarlo bene Haaland, se no quando voglio metterlo come punta per farmi gol di testa, ma altrimenti ragazzi con i piedi non mi fa impazzire. Unai Simon, ragazzi, portiere, ma io c'ho Cech che... Laurentè interessante, però ragazzi molto veloce, però poco possesso stretto, passaggio lo stesso così, una carta interessante, però ragazzi, ecco, magari da mettere in un team esotico oppure in una squadra full base, chiaramente se avete altri attaccanti, insomma, lascia un po' il tempo che trova. Elliott, giocatore chiave, non ha nemmeno un 90, ragazzi, attenzione, strano, però comunque potrebbe starci, ecco, ripeto, sempre una squadra esotica potrebbe starci come giocatore. Brahim Diaz alla prolifica, io ho lui, mi pare versione giocatore chiave, uscita qualche tempo fa, interessante, però sì, ci può stare, ripeto, non mi sembra un grande pool questo che hanno fatto a sto giro, però incontrista Thiago Silva, ecco, lui potrebbe essere molto molto forte. Unica pecca forse la difesa, ragazzi, c'è anche forma incrollabile, però scusatemi, la velocità, non la difesa, la velocità, perché mi sembra abbastanza lento, insomma 69, ragazzi, con i vari Vinicius Junior e Mbappé o Messi, sicuramente soffre parecchio la loro velocità, quindi insomma, diciamo potrebbe essere interessante anche qui, ma vicino deve avere per forza un difensore veloce, altrimenti Boscagli, ragazzi, nulla di che. Suarez, questo Suarez in un team esotico potrebbe starci, però ragazzi non un giocatore con una primissima scelta da utilizzare in rosa, quindi vedete un pochino voi. Paulinho, giocatore chiave, non male, però nulla di che, ragazzi, non hanno fatto, mi sembra, un pool. Taglia al centro Miniamino, anche lui abbastanza veloce, però Miniamino ormai c'è in tutti i pool, infatti ce l'ho già. Non male, però anche lui, ripeto, non hanno fatto un pool veramente top. Questo invece potrebbe essere un pochino più interessante degli altri, ragazzi, perché comunque è abbastanza veloce, una buona tecnica, un buon passaggio rasoterra, forma normale. Ecco, ragazzi, magari se volete fare un giro fatelo, ma per prendere lui, o altrimenti se volete risparmiarvi delle monetine, ragazzi, non fate male, ecco, questa volta non fate male se volete risparmiare qualcosina, perché tutti quanti non sono sicuramente così top. Questo pool, ragazzi, non mi ricordo se c'era già, della liga praticamente turca, forse l'hanno messo a punto appositamente per l'evento che hanno creato. Questo c'era già, Liga BBVA, non mi ricordo, ragazzi, se c'era già questo, però ragazzi, insomma, sono giocatori abbastanza declinabili, ecco, infatti non lo sto nemmeno ad analizzare, tanto non lo girerò sicuramente. English, Spanish, Italian c'erano già. Questo è nuovo, ragazzi, Speedsters. Questi, ragazzi, sono invece giocatori con i contratti mirati, quindi vediamo tutti un attimino. Rudiger, incontrista, la solita carta di Rudiger, molto interessante, che si può provare. Szczesny, portiere offensivo, ragazzi, io ripeto, i portieri li sto tutti quanti ormai un attimino scartando, perché ho Cech, quindi
Okafor opportunista, molto molto veloce, andrebbe migliorato 34 livelli di crescita, andrebbe migliorato il possesso stretto, il controllo palla, perché è veramente penoso, anche se ha forma normale. Carta che potrebbe essere interessante, se maxata bene potrebbe essere interessante, molto carina. Inaki Williams, velocissimo ragazzi, e siamo a 23 livelli di crescita, quindi potrebbe diventare molto interessante, però qui lavorerei di più, quindi sul possesso stretto, sul controllo palla, può essere interessante comunque, sì. Adingra ragazzi, Adingra, che non conosco minimamente questo giocatore, comunque forma normale, tutti molto veloci ragazzi questi giocatori che hanno messo in questo pool, però non mi fa impazzire. Bellanova, terzino offensivo, velocissimo, se si migliora sulla difesa ragazzi potrebbe anche risultare interessante, un po' di difesa, un po' di possesso stretto e potrebbe anche starci. Adama Traoré, vabbè, lo sappiamo tutti, velocissimo, va però migliorato tantissimo il discorso tecnica individuale, perché ragazzi, insomma, tutti i valori rossi, insomma, non è proprio il massimo. Un'altra versione di Portu che l'abbiamo visto anche prima, quindi qui se volete però lo potete prendere sicuro, e a questo punto vi consiglio ragazzi, prendete questo, perché l'altro rischiate di fare 3 giri e di non vincere, di spendere intanto 300 monete. Anche lui interessante, però ripeto ragazzi, non mi hanno entusiasmato questi giocatori. J-League non sto nemmeno ad analizzarli, perché tanto ragazzi, insomma, sappiamo benissimo che in pochissimi di noi sono appassionati al campionato asiatico. Questo invece è un discorso di Lega Turca, sempre con contratti mirati. Tadic, Zaka potrebbe essere interessante, molto molto veloce, contratto 5 stelle, per lui si potrebbe fare anche un pensierino. Comunque ha una buona tecnica, una buona velocità, anche se a forma normale. Forse lui potrebbe essere giocatore interessante, però valutate un pochino se avete già anche altre carte, insomma. Tadic l'avevo provato ragazzi un po' di tempo fa ed era interessante, non era velocissimo però si muoveva bene in campo. Zonzi, valutazione E ragazzi, forma incrollabile, passaggio rasoterra, un pochino lentino però mediano collante. Trezeguet, alla prolifica, velocissimo. Trezeguet, possesso stretto 80, forma normale. Insomma ragazzi, questi altri nemmeno li analizzo perché tanto hanno dei valori già bassi, quindi niente ragazzi, quindi credo di aver terminato, perché poi qui non c'è nient'altro di nuovo. Quindi ragazzi, l'altra novità, come vi ho detto, sono questi dell'Arsenal, che sono i giri gratis che vi dicevo, e poi ecco il reset dei punti, la rebuild dei giocatori. Questo è l'unica cosa, diciamo, forse più interessante di tutte. Io non credo ragazzi di fare giri in questi pool, magari cercherò di risparmiare un pochino, ecco, sulle monete questa volta. I pool che hanno fatto, quello della Lega Turca e quello della Lega BBVA, si possono secondo me anche tranquillamente saltare. L'unico giro che possiamo fare è quello dei contratti mirati dei giocatori appunto qui europei, che se vogliamo provarne qualcuno eventualmente possiamo farlo, però ragazzi io vi consiglio, a meno che non vi stiano per scadere i contratti questa volta, di saltare, insomma. Se poi chiaramente vi stanno per scadere, prendete, ma andando poi svincolatevi da comunque qualche premio. Quindi niente ragazzi, questo è tutto, solito aggiornamento insomma di Konami abbastanza deludente. Io vi saluto sperando in tempi migliori, alla prossima dal vostro Luca Talan, ciao!